Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo unboxing di Uramariki Professione Nerd. Natale è sempre più vicino, ci stiamo avvicinando pian piano, ma ormai siamo a dicembre e il tempo è veramente volato. Per questo motivo ho deciso di cambiare un po' il mio tradizionale look per questi ultimi video dell'anno, indossando indumenti un po' più natalizi. Ad esempio questo bel cappello con pompon e questo maglioncino con Babbo Natale. Dunque torniamo a parlare dell'opera di Pretty Guardian Sailor Moon, analizzando uno dei personaggi più iconici di quest'opera. È una delle protagoniste principali ed è un personaggio che ha completamente spaccato, diviso il fandom in due: chi la ama incondizionatamente e chi invece non la sopporta e avrebbe voluto soltanto eliminarla dalla storia. Sto ovviamente parlando di Usagi Small Lady Serenity, che tutti noi conosciamo più semplicemente come Chibiusa o Cibiusa. Io ammetto di rientrare più nella categoria di chi non la sopporta, tuttavia a mia discolpa devo dire che sono cresciuto con l'anime storico anni 90, dove questo personaggio è stato rappresentato in modo molto più negativo rispetto a quanto non fosse nel manga. Molto piagnucolona, viziata, insomma una vera peste. Però quando poi ho letto il manga devo dire che un po' mi sono ricreduto. Guardiamo adesso subito la box della figure oggetto di questa recensione. Si tratta di una Q-Posket della Bandai Spirits e Banpresto ed è rappresentata nella sua seconda trasformazione in Super Sailor Chibi Moon. Fa parte del merchandising immesso sul mercato dopo l'uscita dell'ultimo film Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, uscito come sappiamo verso metà di quest'anno. Oltre a Chibi Moon infatti sono poi state realizzate anche tutte le altre Sailor, sempre in versione super, quindi per intenderci con la spilla a forma di cuore. Ma iniziamo subito a fare l'unboxing e poi ci rivediamo al termine del video come sempre per i saluti finali. A tra poco! Sul lato frontale della box avremo un bel primo piano di Super Sailor Chibi Moon, troveremo inoltre il nome della linea Q-Posket, il logo Bandai e Banpresto, il logo della Toei Animation, il logo del 25esimo anniversario di Sailor Moon e il logo del film Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie. Su uno dei due lati vedremo la linea completa, composta da due versioni per Super Sailor Chibi Moon, una la versione A, quella in mio possesso, con i colori originali, mentre la versione B con una colorazione più tendente alla sfumatura pastello. Inoltre, nella parte sopra troveremo l'altro personaggio che farà parte di questa linea, ovvero Super Sailor Moon. Sul lato posteriore troveremo invece Super Sailor Chibi Moon vista nella sua interezza. Nel lato rimanente troviamo un'altra anteprima del personaggio visto da una differente angolazione. Procediamo adesso con l'unboxing. Il personaggio sarà diviso in tre pezzi: la testa, il corpo e una basetta. Ed ecco come appare Super Sailor Chibi Moon una volta tolta dalla box e dal cellophane protettivo. Lo stile delle Q-Posket, con una testa super deformata rispetto al corpo, si sposa particolarmente bene quando i personaggi ad essere rappresentati sono dei bambini, come in questo caso, ma mi vengono in mente per esempio anche le protagoniste di Magica Doremi. La cura per i dettagli è assoluta e si può notare nelle piccole parti, ad esempio la spilla sul fiocco rosso, ma anche il cuore col cinturino sul collo e i simboli delle mezze lune sugli stivali. Possiamo notare che sono stati usati diversi tipi di vernice, ad esempio sul diadema è stata usata una vernice dorata, mentre sulle spille è stata usata una vernice glitterata rosa. Guardiamo anche gli altri lati. Ecco, per esempio sul retro notiamo che al fiocco posteriore è stata data una colorazione rosa perlato.
Parliamo ora di dimensioni, misurando il personaggio con un righello. Ecco, possiamo vedere che misura circa 15 cm partendo dalla basetta. Per darvi un ulteriore metro di paragone ve la mostro accostata a Sailor Kibi Moon della linea Girls Memories della Banpresto, uscita un po' di anni fa. Ecco, possiamo vedere che hanno due scale completamente diverse e chiaramente la Girls Memories risulta più piccolina rispetto alla Q-Posket. Ma ora diamo un po' di numeri. Dunque, per l'espressività darò un bel 7. Il volto è quello classico delle Q-Posket, cambia soltanto la colorazione degli occhi, ma poi per il resto l'espressione è sempre quella tenera che viene data a questa tipologia di riproduzioni. Alla colorazione darò un bel 8, mi ha colpito molto, soprattutto nelle parti molto piccole dove comunque la cura al dettaglio non è mancata assolutamente. Alla base di appoggio darò un bel 7, anche in questo caso le Q-Posket hanno delle basette standard, di solito l'unica cosa che cambia è la colorazione, che può essere bianca oppure nera. Per quanto riguarda la posa darò un bel 8, è tipica di Super Sailor Kibi Moon e mi piace molto. Infine al rapporto qualità-prezzo darò un 7. Abbiamo potuto vedere prima nella scatola il bollino con il prezzo, anche se non ve l'ho citato, l'ho pagata 32 euro, quindi un prezzo abbastanza nella norma per un action figures così ben fatta. La media farebbe quindi 7,4 che arrotondiamo a 7,5. Bentornati! Dunque, se vi è piaciuto questo video vi chiedo, come faccio sempre, di mettere un bel pollice in su, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi contenuti che pubblicherò, di condividere il video sui vostri canali social. Inoltre, se già non lo fate, vi chiedo di iniziare a seguirmi sulle mie pagine Instagram e Facebook, dove mi potete trovare sempre con il nome Uramariki Professione Nerd. Ho concluso, per cui vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi!